A volte mi domando se molti di voi che sono cristiani, poi fra le altre cose, abbiano mai letto il Vangelo, perché a volte mi scrivete delle cose abbastanza ingenue, no? Cosa non è chiaro del padrone che verrà a separare la pula dal grano? Cosa non è chiaro della gramigna, che il diavolo semina la gramigna e quindi poi quando sarà il momento di falciare, di mietere il raccolto, la gramigna verrà bruciata e invece il grano raccolto nei granai del padre, no? Allora, vuol dire, dobbiamo metterci del nostro, deve esserci del merito, e invece da quello che leggo sperate tutti che alla fine ci sia sempre un angelo, un essere di luce, una guida, un qualcuno che vi salvi. Sicuramente degli aiuti ci vengono dati in questa vita, ci verranno dati anche nell'altra vita, però questo non deve essere una giustificazione a non metterci del nostro, a non usare i talenti. Non capisco proprio, a volte vorreste proprio, come vi dico sempre, che le cose fossero fatte a modo vostro, ma appunto a volte mi stupisco cosa non è chiaro nel marito che ritorna, nello sposo che torna e le spose che sono invece state lì a casseggiare per il mondo, hanno finito l'olio nelle lampade, quindi vanno a procurarsi l'olio eccetera. Nel frattempo arriva lo sposo, quelle che sono state in attesa, che si sono preparate all'arrivo dello sposo e lo hanno atteso, entrano in casa e le altre poi restano chiuse fuori e non c'è pianto e stridor di denti che le faccia entrare. Mi sembra abbastanza chiara questa cosa e ovviamente questo è in risposta ai commenti del fatto eventuale di disperdersi nel tutto, no? Nel diventare nulla, ma è ovvio che ci vuole la volontà, e la volontà insomma è, per quanto poca sia, è comunque di autoconservazione, no? Quella c'è sempre. Nel caso della vita fisica si dice che si vuole rimanere vivi, quindi la salvaguardia della propria vita, lo spirito di conservazione, e lo stesso lo si ha anche per quello che riguarda la parte spirituale. Guardate, intanto sto facendo il manico a questa lama, durissimo, questo eucalipto l'ho messo 3-4 anni fa a stagionare. Allora appunto mi sembra, intanto vado avanti col mio lavoretto qua di fino, mi sembra abbastanza logico o forse poco capito che ovviamente con grande dispiacere non tutti raggiungeranno la meta, o non tutti raggiungeranno la stessa meta, se vogliamo così definirlo in maniera meno difficile da capire, meno triste forse da capire, non lo so. Quindi è ovvio che dobbiamo metterci del nostro, è ovvio che noi dobbiamo lavorarci su e lavorare su di noi, altrimenti questa meta non la si raggiunge, o chissà cos'altro, vi lascio un po' di dubbio, bisognerà fare per poi eventualmente raggiungerla. Ma mi sembra abbastanza chiaro il messaggio di Gesù, no? Come il messaggio poi di tutti gli altri illuminati della storia dell'umanità. Bisogna farlo un percorso, bisogna aprirsi alla comprensione dello spirito, all'amore, ma anche al percorso, al cambiamento, all'accettazione, cioè tutte queste cose messe insieme. Mi sembra invece che a volte veramente non abbiate ancora capito queste cose fondamentali. Lo dicono anche tutti quelli che hanno vissuto l'NDE, no? Cambiano, hanno fame di apprendere, di capire, di fare un percorso, di migliorare. È abbastanza chiara questa cosa,
ma una volta che voi avete fatto un percorso, qualsiasi esso sia, e avete raggiunto un certo livello, è ovvio che non vi disperderete più nel nulla se non per vostra volontà, se non perché voi non vogliate così. Ma se io sbaglio a volere, insomma, non è che tu dici mi annullo nel nulla, track, cioè ci sarà un percorso anche di pensiero, di contrasto interiore su questo tipo di cosa, no? Dopo uno decide quello che decide, il libero arbitrio e la divina misericordia sono due cose ben diverse e distinte. Bene, scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate. Il mio lavoretto è finito, poi lo farò vedere in video sui coltelli, mancano le rifiniture, ma ci siamo. Di questa cosa o pensavate, ve l'ho detto, no, nel video dove niente è gratis, o pensavate le cose diversamente? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, condividete i video sui vostri social, le solite cosine, insomma, che sono gratuite e sono un grande aiuto per il canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!